Ciao a tutti amici, ben ritrovati. Oggi vi parlo della Pilot Falcon. La Pilot Falcon nella versione Elabo, quindi quella in resina, gradazione SF Soft Fine. Vado veloce sull'unboxing perché è comune, identico a tutti gli altri modelli della casa nipponica. L'astuccio rigido con questa plastica così un pochettino opaca, insomma nulla di che, un astuccio a scatto che io trovo su un modello come questo leggermente inadeguato, perché qualcosina di meglio si poteva fare, ormai lo sapete. Però all'interno ci sono tutte le cose che devono esserci, documenti, garanzia, una cartuccia di cortesia. Ve lo dicevo, un pochettino magari risicato, qualcosina di più secondo me potrebbe fare Pilot senza rincararci il prezzo di una penna che, diciamolo subito, non è una penna economica, è una penna molto particolare per prestazioni, per qualità di scrittura, per un pennino unico, ed è effettivamente il caso di dirlo, però insomma anche la parte della resina, chiamiamola così, è un po' non dico al minimo sindacale, però insomma non c'è stato la stessa, possiamo dire, ricercatezza, per esempio, di una Heritage 912, di una Custom 742, che sono penne che più o meno rivaleggiano come prezzo, ma hanno una qualità anche al tatto, non solo poi nella sezione dei fusti, ben diversa e comunque superiore, c'è poco da dire. Le mettiamo un attimo da parte e ritorniamo su questa penna, ma del resto chi si avvicina ad una penna come questa lo fa per questo motivo, eccolo qua, per il pennino, che è un pennino davvero unico. In effetti è l'unico modello, questa Falcon Elabo, sul quale è montato un pennino come questo, un pennino che definirei elastico, non flessibile, un pennino elastico ma di grande qualità, sia nella sua finitura sommitale, quindi la parte rodiata e la lavorazione della terminazione dei rebbi, che nella sua costruzione, perché guardate che razza di nervatura ha questo pennino per regolare, contingentare e obbligare le linee di forza dettate dal precarico del pennino stesso. Velocemente due parole sulla gamma. La Pilot Falcon, come sapete, è in due versioni, ve l'ho detto prima, quella in metallo che però, ahimè, supporta soltanto i pennini di gradazione standard, extra fine, fine, medio e broad, mentre invece per avere questo pennino bisogna andare sulla versione Elabo, quella in resina, e già questo fatto ci dà un aspetto che va, secondo me, si intende, migliorato della penna. La penna in resina è molto leggera. È una penna leggera a cui fa fronte un pennino che, vi dicevo, è elastico, non è flessibile. Un pennino elastico quindi richiede, per ottenere una variazione, se è quella che desideriamo, una certa pressione che lascia scoperta questa parte, insomma il baricentro si sente che è chiaramente nella parte o sulla parte del pennino. L'altra considerazione invece è la gradazione. Abbiamo soltanto 3 misure: extra fine, fine e medio, ovviamente precedute dal carattere S, che sta per l'appunto per soft. Questa è quella di mezzo e in effetti secondo me è proprio quella che premia di più questo pennino, perché l'extra fine, lo vedrete in una prova comparativa che sto realizzando proprio in questi giorni, il pennino extra fine è un pennino calligrafico quasi, dico, puro, nel senso che dà molta soddisfazione, ma in mani un pochettino più esperte, un pennino anche affaticante, perché comunque costringe, ve lo dicevo, ad un utilizzo un po' particolare, quindi anche ad una pressione delle dita e della mano di un certo tipo, e soprattutto è molto limitato dal fatto che si dedica espressamente a quel tipo di scrittura, richiede una carta con una finitura di un certo tipo, la trovo meno adatta all'uso quotidiano. Dall'estremo opposto il pennino SM, un pennino che fa perdere un pochettino la percezione dell'elasticità, perché il tratto di partenza è un medio, seppur un medio
giapponese che lo penalizza un pochettino nella variazione di linea. E allora, siccome la verità sta in mezzo, ce lo dicono gli antichi latini, ecco che la versione SF è quella che si presta per tutto, e cioè per essere un bel pennino calligrafico quando vogliamo dedicarci ad un po' di calligrafia, sono tutti pennini in oro a 14 carati, ma anche nella scrittura quotidiana è comodo e piacevole, scrive bene, accompagna la grafia, anche questo per le sue doti di elasticità, e quindi ben venga. Il pennino della Elabo, o per meglio dire, scusate, la Elabo è alimentata con un converter o una cartuccia. Il converter è un converter un po', diciamo così, è quello che trovate anche sulla 78G, per darvi l'idea. Quindi è un converter, sì, fa il suo lavoro, però potevamo aspettarci qualcosina di più, sì, lo dico a Pilot, qualcosina di più, sì, sapete che sono un estimatore di questo marchio, però qui potevano sprecarsi un po' di più. La penna è una penna costosa, una penna che va ben oltre i 200 euro, quindi sì, qualcosa di più si poteva fare. E allora ritorno un attimo sul discorso del peso. Come avete visto, come avete visto, anche la sezione non è una sezione particolarmente generosa. Il peso è davvero contenuto, quindi ben venga, sappiamo che è un vantaggio, una caratteristica che va ascritta nei pregi di una penna, però in questo caso, ad esempio, io personalmente vi faccio vedere ce l'ho qua, eccola qua, sulla versione SEF, quindi col tratto extra fine, cerco di appesantirla un pochettino montando un converter di questo tipo, il CN20, perché essendo in metallo la stabilizza molto nella scrittura, le dà quel giusto peso che effettivamente aiuta la penna. E allora faccio uno scambio, vado a montare questo dall'altra parte, questo non ha filettatura come l'altro, è un pennino, è un converter che si innesta e basta. No, l'ho chiusa, scusate, non devo fare così perché adesso vado a caricarla. Anche qui caricare correttamente un CN20 non è cosa facile, perché come vedete è un converter di quelli a pressione, potremmo farlo corrispondere ad una penna a levetta, riempirlo tutto è praticamente impossibile, però appunto fa il suo lavoro nell'altro aspetto. Adesso ci siamo, la penna ha guadagnato il giusto peso, si avvicina un po' a quella in metallo, anche se non è lo stesso bilanciamento, perché quella in metallo ha anche questa sezione che aiuta. La sento però più presente, sento che quando scrivo, tanto qui quanto qui, la parte che si appoggia e che fa un po' da bilanciere, è ottimizzata rispetto al converter o alla cartuccia, e comunque cercate di riempire, secondo me aiuta molto. Addirittura, ma ve lo faccio vedere in un altro video, ce l'ho qua, eccolo qui, addirittura a volte uso dei pezzetti in metallo come questo che rivesto per non danneggiare, per non rigare insomma all'interno, per quanto all'interno non si veda niente, ma sono le fisime di Marco Chiari, montato nella estremità per dare un bilanciamento in più. Talvolta ne servono addirittura due, non vi dico dove ho preso questi, ma è un mobilificio svedese che tutti quanti conosciamo, e nei kit di montaggio ci sono questi affari qua, utilissimi anche per noi appassionati di scrittura. Bene, torniamo alla prova. Ho scelto delle carte che sto valutando in questo periodo e che vi presenterò con alcuni video. Questo è un quaderno Cartos con una carta bianca, me la provo subito, finitura liscia, e poi questo qua è il Pigna quello retro, che ovviamente ho già sperimentato anche con la Falcon. E poi eccoci qua con un quaderno Pigna un po' con una finitura che non avvantaggia i pennini extra fini. Avevo qui con me anche questa, che è la Custom 74, solo per dirvi che mentre su un modello come questo, che è un modello tutto sommato più economico, anzi parecchio più economico, riusciamo a montare il CN70, il converter più prestigioso e più capiente che ha Pilot in gamma, e non riusciamo purtroppo a montarlo su questa perché non ci sta. Peccato, perché questo avrebbe risolto molto il problema. Provate, se avete una Custom 74, a montarci questo converter,
vi sembrerà una penna totalmente diversa, guadagna un bilanciamento ulteriore, non che ne abbia bisogno, perché è un'ottima penna anche con la cartuccia, però diventa una penna, insomma, sembra di maneggiare una penna un po' più importante ed è una bella penna, ne vale la pena. Quaderno Cartos, andiamo un po' alla prova, una carta avoriata, mica male. Il modello, lo abbiamo detto, il modello Elavo. Il pennino è appunto veramente un bel pennino, un peccato per questo peso che va compensato, così come l'ho fatto in questo momento, durante questa prova, si ha una penna che è praticamente perfetta, perché il pennino, come potete osservare, basta appena, non parlo di pressione, ma basta, vedete, nella grafia andare a scrivere, a fare una curva, ad utilizzarlo, vedete, semplicemente seguendo il tratto, che come potete notare qui è un po' più spesso perché ovviamente andando in giù la pressione aumenta, andando in su diminuisce, ed ecco che c'è questa naturale ombreggiatura dei caratteri che diventa insomma una qualità espressiva che guadagnano i nostri caratteri. Invece qui sto dando un pochettino più di pressione per marcare qualche tratto. Questa è una stilografica che va bene tanto per dedicarsi un po' alla calligrafia, perché come vedete ha questa sua propensione naturale ad avere un po' di ombreggiatura naturale, ad avere un tratto sottile. Ora sto proprio spolverando con la penna stilografica, un tratto sottile. Ecco, non vi aspettate per esempio con un pennino come questo a meno di usare un inchiostro particolarmente fluido, di scrivere e lasciare un segno soltanto così, vedete, tenendo la penna. Perché? Perché i rebbi sono molto stretti, devono esserlo per forza in un pennino flessibile, perché devono poi allargarsi, allora devono tornare a quella posizione di partenza, quindi deve esserci impressa nel precarico una memoria per tornare allo stato di quiete. Però non appena vado un pochettino, vedete, a dare pressione, ecco che il tratto, insomma, c'è una bella differenza tra quello che è il tratto con la pressione e quello senza. Ma la cosa, diciamo, saliente, l'aspetto saliente è che tutto ciò avvenga in maniera armoniosa, senza dare la pressione. La pressione la diamo quando vogliamo marcare, allora mark, eccolo qua, in questo caso. Ma se lo scrivo senza pressione, senza dare pressione, ma con quella semplicemente accompagnata dal tratto, vedete che comunque compaiono delle ombreggiature un po' maggiori in funzione dei segni che hanno il loro peso in più. Però su una carta come questa è facile, lo so, prendiamone una un po' più cattiva. Ecco perché vi dicevo che la Pilot Falcon Elabo con il pennino SF si presta di più, è quella più equilibrata fra tutte, perché funziona, come vedete, sulle carte lisce quanto su una carta molto più ruvida. Lo sentite? Sì, lo sentite, perché qui gratta di più, per così dire, anche se non gratta affatto, però scorre meno, in maniera meno fluida, perché la superficie è meno trattata. Paradossalmente, lo potete notare, il mio pennino sembra più flessibile qui. Non è un paradosso, avendo un attrito maggiore su questa carta, perché non è una carta liscia, il mio pennino lascia un segno, vedete, una dinamica maggiore, evidenzia una maggiore dinamica, perché il pennino ha più grip, per usare un termine sportivo. Lo vado a provare adesso invece sul quaderno Pigna, che è uno degli ultimi arrivati, il quaderno nero Oriente, dove ho avuto veramente delle belle soddisfazioni. È una bella carta, un bel quaderno, ve lo presento poi in un video perché merita davvero anche la qualità delle cuciture, ma soprattutto quello della carta.
molto bello. Scorre con quel mix di agio ma anche un pochettino frenato, che è quello che dovrebbe avere ogni carta. Scriviamo in piccolo, il rigo è un rigo da 0,7, l'inchiostro è un Lamy Blue Black. Sì, certo, molto bella questa carta. Possiamo utilizzare anche una doppia riga per tenerci un po' più larghi, divertirci un pochettino anche con questo pennino, che non è proprio un flex, ve l'ho detto, è un pennino elastico, però gioca molto bene le sue carte perché tutto viene in maniera naturale. Diamo due valutazioni finali a questa stilografica, che è una bella stilografica, diciamo, potendo scegliere tra il medio, extra fine e fine, sceglierei senza dubbio questa, perché è quella che si presta un po' per tutto quanto, la potete usare per appuntare, è una penna che non fa i capricci come il pennino extra fine che vuole delle carte di un certo tipo. Questa veramente molto bella, ed è anche il giusto compromesso tra quella che è la pressione normale, naturale della mano nell'esercizio grafico rispetto alla pressione che potete esercitare per imprimere un segno un pochettino, come vedete, un pochettino più consistente, per dare un pochettino più di enfasi alla vostra scrittura. Ma se non intendete farlo, c'è comunque questa ombreggiatura naturale, questa espressività insita nel pennino, che non è quello di pennini flessibili per eccellenza, ma a me non dispiace affatto, anzi mi piace proprio questo aspetto, questa sua naturalezza. Anche questa penna, come molti altri articoli, li potrete ordinare con il codice promozionale Marco Chiari. Pensate che onore, per avere insomma uno sconto, un omaggio presso goldpen.eu. Ciao amici, vi aspetto, alla prossima.